Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dello Scorpione o ascendente Scorpione o anche Luna e Venere in Scorpione, magari per i più esperti. Andiamo a vedere chi sta per arrivare da te. Può essere una persona che già conosci oppure una persona che non conosci affatto. È un video sempre valido dal momento in cui si guarda. Facciamo una tempistica di 4-5 giorni, poi se le carte dicono altro te lo dico, anche se sappiamo che il tempo è circolare, non è lineare, però diamo una tempistica di questa natura. Allora, partiamo dagli oracoli, da questi. Vediamo chi sta arrivando da te. Scorpione, chi sta arrivando da te? Bond, il legame, man mano che vi conoscete scoprite molte cose in comune. Guarda, questa è una carta che mi dice di una conoscenza che avviene a poco. Può essere una nuova conoscenza oppure che scopri qualcosa, no? Scopri qualcosa di una persona, la scopri più a fondo. È un incontro che andrà a far scoprire alcuni lati in più di te e di questa persona. Ok, ripeto, la puoi già conoscere, ci si svela piano piano. È un incontro che vi permetterà di scoprire delle cose che avete in comune. Oh, ma davvero pure tu? Ah, ok. Vediamo con le nostre fantastiche metaforiche associative, con 1000 carte, le dividiamo in due. Facciamo così. E ci prendiamo questo blocco qua. Vediamo che energia ha questa persona, se è un'energia più maschile, energia più femminile. Se è energia più maschile è una persona che di azione, no? Se è più femminile è una persona più ricettiva, più empatica, magari che ascolta di più prima di fare, ascolta prima di agire, no? Ascolta se stessa, ascolta gli altri. Vediamo che energia esce. Allora, chi sta arrivando da te? Vediamo i tratti di questa persona. Eccola, è uscito un maschietto. Una persona, qua c'è una persona che magari fa l'architetto o l'ingegnere, una persona che c'ha sul tavolo da lavoro, sai, qua c'è un progetto, una casa, una persona che comunque fa dei progetti insieme o è predisposta a fare dei progetti a mano che ci si scopre l'uno con l'altra o l'uno con l'altro. Una persona che studia, una persona che può essere impegnata in un lavoro che gli piace, creativo, progettazione, quindi è anche simbolica questa carta, no? È una persona che man mano che ci si scopre, ci si fanno anche dei progetti insieme, no? Vediamo cosa mi raccontano i tarocchi in merito. Allora, qual è l'energia attuale di questa persona che arriva nei tuoi confronti? Che energia ha questa persona? Che energia ha questa persona? Bellissima, ha un 6 di coppe, è un'energia bellissima il 6 di coppe, di riconnessione. Per molti di voi la conoscete già questa persona o comunque la potete conoscere in questi giorni, ma avrà subito un'energia di come se ci conoscessimo da tempo, no? Non a caso questa carta dice, no, man mano che vi conoscete scoprite molte cose in comune. E quindi scoprire le cose in comune è proprio un 6 di coppe, come se vi conosceste già a livello profondo, e quindi c'è una bellissima energia del 6 di coppe. Può essere anche una persona che conoscevi da tempo, eh? Vediamo i pensieri di questa persona quali sono. I pensieri di questa persona, cosa pensa di te o cosa ha nella mente a seconda della carta. Ha le idee molto chiare. Qua c'è un re di spade, una persona che sa cosa vuole, ha le idee molto chiare, sa cosa vuole, ha una bellissima energia nei tuoi confronti, una persona determinata, eh? Cosa ha nel cuore questa persona? Un 6 di spade. Guarda, è una persona che sta uscendo da poco da sensazioni emotive contrastanti, è come se sta traghettando il suo cuore verso acque più rive più tranquille, no? È una persona che adesso ha le idee chiare, non l'ha vissuta bene ultimamente la sua vita, non so se con te o
nella sua vita in genere. Il 6 di spade nel cuore è onnicomprensivo, no? Cioè è una persona che ha necessità di non avere pressioni, una persona che va lasciata con il suo tempo, è una persona che sta traghettandosi verso di te e quindi sarà un momento di condivisione bella e autentica, vedo qua, anche se internamente questa persona ha una bella energia nei tuoi confronti, ha le idee chiare, però come persona è una persona che ha faticato per avere le idee chiare nella sua vita, ma in questo momento che la incontri è in un momento di transizione emotiva, forse si è lasciata da poco o forse si sta allontanando emotivamente da situazioni che lo hanno imprigionato un po' a livello emotivo, che possono essere relative a più ambiti della sua vita, no? Una persona che va lasciata tranquilla, che cerca pace, mi dice il 6 di spade nel cuore, cerca pace, una persona che cerca pace emotiva. Ok, vediamo quale può essere il blocco nei tuoi confronti o la sfida che si trova a fare o nei confronti della situazione. Il re di denari. Possono esserci delle responsabilità che questa persona ha e soprattutto per quanto riguarda il blocco nei tuoi confronti o come sfida da superare è incarnare la responsabilità di amare, ok? Incarnare la responsabilità, quindi questo è il blocco che ha da superare. Può essere che questa persona abbia degli impegni lavorativi importanti o delle responsabilità che possono aver inficiato nella vostra relazione, responsabilità di qualsiasi natura. Fatto sta che la sfida con te è incarnare l'essere responsabile, ok? In una relazione, l'essere responsabile. Vediamo qual è, abbiamo visto come sta internamente, no? Vediamo le intenzioni che ha questa persona nei tuoi confronti, quali sono. Man mano che mettiamo le carte si delinea sempre di più il quadro poi, no? Guarda, è una persona che non si apre facilmente subito il 4 di denari, proprio perché ti ho detto che emotivamente è una persona che cerca pace. Quindi si apre il giusto, non si apre totalmente, si apre il giusto. Sai, non affrettiamo le cose, dice il 4 di denari, e vediamo le azioni che farà. 7 di spade. Guarda, è una persona che ha una bella energia nei tuoi confronti, potrebbe non dirti alcune cose che riguardano la sua vita personale relative alle sue responsabilità, quindi potresti vederla come una persona un po' più chiusa che non ti dice subito la verità. La verità qual è? Non è quella che non ha una bella energia nei suoi confronti, è che non è ancora pronta ad assumersi delle responsabilità di natura pratica a livello relazionale. Quindi il 7 di spade mi dice che una persona quali azioni farà nei tuoi confronti potrebbe dirti una piccola bugia, tanto tu da buono scorpione te ne accorgerai, non so se è relativa questa bugia a delle responsabilità che ha o a degli impegni. Vediamo un po' sul 7 di spade le azioni che farà nei tuoi confronti. E vedi, c'è un 10 di bastoni. Potrebbe dirti una piccola bugia per non rivelare dei pesi che si porta addosso. Va bene? Ma te l'ho detto, il cuore non è ancora pronto, è come se vi incontraste su un traghetto, ok? State raggiungendo un'altra riva, quindi non si fanno grandi programmi, però ha una bella energia nei tuoi confronti. Vediamo l'energia finale qual è? Ci sono dei pesi, delle responsabilità che non ti dice. Va lasciato un po' di tempo ancora, ok? Vediamo l'energia finale di questa persona. Guarda, l'energia finale è il 2 di coppe, ha un'energia bellissima nei tuoi confronti. Ti dico una cosa, dalle carte emerse, non forzare le cose con questa persona, ha una bella energia, lascia che le sue cose le risolva da sé, va bene? Se lo vedi un po' più chiuso, aspettati qualche altro giorno per vedere questa bella condivisione. Cioè, è come se è necessario un po' più di rispetto per entrambi. Mi spiego che c'è una bellissima carta del 2 di coppe e poi del paggio dei denari. Per un incontro un po' più autentico, per un incontro più vero, deve risolvere delle cose. Potrebbe o non farsi sentire se lo già conosci, se già lo conosci in questi giorni, no? Però subito dopo sì, va bene, ci sarà un incontro autentico, perché può esserci una distanza o delle responsabilità che lo frenano un po', è come se si vergognasse un po' forse di dirti qualcosa, non lo so. Però vediamo un po' i mini tarocchi cosa mi dicono. Però c'è un incontro autentico qua, c'è un amore condiviso, mi spiego, ecco perché ti dico non forzare, tanto uscirà da solo, ok? Vediamo il 6 di coppe, energia attuale di questa persona.
Possono essere anche i figli, questa responsabilità. Qua ci sono bambini, redinari al blocco, possono essere anche i figli. Vediamo 6 di coppe, energia attuale di questa persona, 6 di coppe. 6 di coppe, 6 di coppe, guarda, ha una bellissima energia anche di nostalgia nei tuoi confronti, se lo conosci già. Non si apre facilmente, non te lo dice, forse un po' per orgoglio, un po' così, però aspetta. Allora, nella mente, re di spade, asso di spade, intenzione di parlarti, se c'è no contact aspetta più di 4-5 giorni, almeno una settimana. Ha intenzione di parlarti, l'asso di spade, ha le idee chiare. Vediamo nel cuore cos'ha col 6 di spade, perché il 6 di spade, perché il Papa, ci sono delle responsabilità che ha questa persona e quindi vuole fare le cose fatte bene, va bene? È una persona che ne vale la pena, degna di nota, quindi non farti subito paranoie, no. Vediamo questo re di denari, il blocco che ha nei tuoi confronti. E la torre, qua ci sono delle situazioni che riguardano le sue responsabilità, possono essere un'ex compagna, un'ex moglie o situazioni che riguardano il suo lavoro, della sua vita pratica che lo hanno devastato qua con la torre. Ci sono delle circostanze che riguardano la responsabilità di cui lui ne ha fatto le spese e ha imparato la lezione karmica, ok? Può anche essere non assumersi la responsabilità con te e la relazione si è potuta rompere, vuole riconnettersi. Vediamo un po' le intenzioni con il 4 di... poi voi le adattate, no? Io vi dico tutto quello che vedo. 4 di denari, le intenzioni nei tuoi confronti. La forza, guarda, ha il coraggio di dirti la verità e di aprirsi. A poco o subito dopo questi giorni. La forza mi parla al contempo del trattenere quello che sente dentro, no? Del non dire la verità. Al tempo stesso la forza è duplice, cioè il coraggio di aprirsi, di non essere, di assumersi delle responsabilità e di darsi, no? Vediamo le azioni, 7 di spade, 10 di bastoni. All'inizio non ti dirà la verità su delle cose che gli pesano sul cuore, che possono essere delle responsabilità relative alle sue cose personali. Le azioni, 7 di spade, 10 di bastoni, che farà nei tuoi confronti. Guarda, qua c'è la stella, ragazze mie. Ne vale la pena, aspetta che metto 2 bollini, se no mi chiudo nel video. Ne vale la pena, mi dicono. La stella mi parla di, prima di tutto, sanazione, di tornare alla fede, di fiducia nella vita e lasciar cadere tutti i pesi, anche le bugie relative al suo magari star bene, fingere di star bene. Quindi qua la stella mi parla delle azioni che sono risolutive nei tuoi confronti. Vediamo il 2 di coppe, energia finale. Bellissimo. Allora, devo mettere altri bollini, aspetta, abbiamo gli amanti. La scelta è nei tuoi confronti. Aspetta, metto il bollino, 1, 2, 3 e 4. Allora, la scelta d'amore, scelta del cuore, senza più trattenersi, cos'altro? 5 di bastoni. Ci possono essere state altre persone qua, oppure delle conflittualità legate a una scelta mancata dell'amore, no? Assolutamente qua con l'imperatore c'è. Ci si assume la responsabilità, anche per delle persone coinvolte possono essere anche dei figli. L'imperatore parla di ordine, di struttura, di camminare insieme con una certa risoluzione, va bene? C'è da lavorarci un po' qui, però ne vale la pena, mi dicono, comunque c'è sostanza, va bene? Qua abbiamo i segni dell'Ariete, Gemelli, Leone, Toro, Capricorno, Vergine, Acquario, Bilancia. Però i segni, lo sapete, io li dico, non li dico più sempre perché sono veramente, non sono comprensivi, capito? Perché tutti abbiamo i segni del tema natale e poi l'energia è quella che conta, poi siamo a migliaia, quindi, e anche l'acquario è forte, scusami, sì. Allora, vediamo cosa ti dirà con i miei potenti oracoli lui lei. La verità del suo cuore qual è? Per tutte le ragazze noi li trovate sotto all'info box.
Qual è la verità del cuore? E quindi riuscimmo a vedere le stelle. La verità è che vuole stare benissimo con te. Aprirsi, fare pace, vedere le stelle, no? Una ventata di fiducia, di fede nella vita. Qual è la verità ancora? E qua parlano di separazione che c'è stata tra di voi e ti dico, questa carta esprime tutta la verità di quello che inizialmente non ti dice, ma poi sì. Allora, ti dice, o non ti dice questo, non ti dice subito. Quando ci siamo separati, sentivo un vuoto incolmabile a cui non riuscivo a dare spiegazione. Mi sono distratto. Ho cercato di riempire in mille modi quella sensazione angosciante, ma tutto rimaneva in superficie. Tutto ciò che facevo prima risultava ormai banale. Mi sono sentito impotente, frustrato, inerme davanti a qualcosa che non avrei mai potuto controllare. E questo è il succo di tutto quello che questa persona ha nel cuore per te. Cioè, per alcuni di voi che vi siete separati da questa persona, non ti dice subito la verità, o non ti chiama subito, può sparire, eccetera, e che magari non si assume la responsabilità, no, di stare vicino a un'altra persona, te in questo caso. Ecco, questa persona ha provato dei sentimenti o proverà dei sentimenti potentissimi per te e ha potuto allontanarsi proprio perché non li sapeva controllare. Siccome noi sappiamo che i sentimenti non li devi controllare, l'energia maschile che vuole controllare, che sia uomo o donna non importa, la nostra energia maschile interna che vuole controllare i sentimenti per paura di morire la mente, no? Ma la mente deve morire affinché l'anima possa vivere e possa prendere il timone della tua vita. Quindi questa persona ha cercato di tornare alla stessa vita che faceva prima di conoscerti. Non c'è riuscita o non ci riuscirà. Perché tutto quello che faceva prima di conoscerti risulta ormai banale. Esco con gli amici, conosco persone, è tutto banale se io non mi confronto con l'emozione che provo per te. Questo è, quindi c'è una grande consapevolezza qui. Cos'altro? Tempo e pazienza, te l'ho detto, è necessario lavorarci un po' su. Anche qui, tempo e pazienza in quello che vedrai, va bene? Però il succo è tutto questo. È molto forte questa stesa. Vediamo un po' cosa dicono questi altri oracoli. Al mare, questa è la carta anche della pazienza, lascia fluire tutto. Immaginare. Guarda, lascia fluire che le cose vanno da sole. A dire il vero, qua c'è questa persona che ti dice, non so se è esattamente quello che ti ho letto io, ma il succo di quello che ti dirà è questo, perché toglie la maschera e apre il suo cuore, ok? Non forzare niente, te l'ho detto già prima, vedrai che le cose arrivano da sole, d'accordo? Ok, ragazze mie e ragazzi, io ti faccio un grande in bocca al lupo e concludo qui. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.